250.000 moto vendute in Europa, di cui la metà sono MT-07. Da quando è stato lanciato il Dark Side of Japan ha mietuto un successo dietro l'altro, successo di cui l'MT-07 è indubbiamente il punto di riferimento. Lo è per i numeri di vendita, ma anche perché questa moto è esattamente al centro della gamma MT, che parte dalla piccola 125 e arriva all'arrogante MT-10 SP. L'arrivo sul mercato dell'MT-07 è datato 2014, il primo restyling è del 2018 e così la MT-07 è arrivata al suo 7° anno di vita, senza peraltro manifestare segnali di cedimento. Ma dove cambia la MT-07? Beh, farò a parte elemento che so che vi ha fatto molto discutere, ma che vi consiglio di andare a vedere dal vivo, e nei particolari che vanno ricercate le novità, a partire dal nuovo serbatoio da 14 litri completamente ridisegnato. In effetti Yamaha ha lavorato per offrire la sensazione di una migliore qualità percepita, verniciatura a parte, ci sono anche i particolari curati, i passaggi dei cavi, la strumentazione. Altri dettagli li troviamo qui nei convogliatori, che sono ora in tinta con la carrozzeria, e nel nuovo faro di cui abbiamo già parlato, oppure sotto nel nuovo scarico, che per rispettare l'Euro 5 adotta un nuovo catalizzatore molto voluminoso che è mascherato da un piccolo carterino. A proposito di Euro 5, il lavoro dei tecnici è arrivato anche dentro nel motore, riducendo gli attriti e lavorando sugli ingranaggi del cambio per ridurre il rumore di trascinamento. Tutto questo non ha penalizzato più di tanto le prestazioni, rimaste analoghe alla versione precedente. La potenza dichiarata è di 73,4 cavalli e 67 Nm di coppia, e Yamaha promette anche migliori doti di allungo. È prevista anche, ovviamente, la versione depotenziata a 35 kW per i neopatentati A2. Quanto alla ciclistica, ha confermati telaio, tutte le sospensioni con il monoammortizzatore regolabile ma non dotato di leveraggio, ma la novità è una coppia di dischi anteriori che adesso sono da 298 mm e rimpiazzano quelli precedenti da 282 mm impiegati fino ad oggi. A fare da contorno ci sono anche diverse gomme di primo equipaggiamento Michelin Road 5, una scelta finalmente premium, non scontata su moto di questo prezzo, e soprattutto molto utile anche per chi non è molto esperto, perché avere dei pneumatici che appena esci dal cancello in condizioni critiche come quelle che abbiamo trovato oggi noi in Puglia hanno grip fin dal primo metro aiutano un poco anche e soprattutto chi non è esperto, quindi ottima scelta. Leggera, agile, l'Euro 5 alla fine non ha penalizzato la bilancia, perché l'MT-07 2021 mantiene più o meno lo stesso peso, circa 1 kg in più rispetto al modello che l'ha preceduta, 184 kg in ordine di marcia, e la potenza, come ho detto, è più o meno la stessa. Una moto che sicuramente riesce a unire le capacità di essere realmente alla portata di tutti, non a caso il 43% di MT-07 vendute vanno ai neopatentati A2, ma anche di dare soddisfazione a chi in moto ci va da un po' di tempo. Soprattutto dopo gli interventi alle sospensioni del 2018 che l'hanno resa più sostenuta. Evoluzione ovviamente confermata anche sul modello 2021. La MT-07 alla fine è una moto che riesce a divertire perché ha un motore davvero pimpante, sempre pronto e voglioso di accelerare, e non si nega a qualche velleità da stuntman. MT-07 è corta, reattiva, leggera, c'è tutto quel che serve per una guida attiva ma al tempo stesso disimpegnata. Quando scendi dalla sella non sei stanco, ti sei solo divertito. Il lavoro per l'Euro 5 non ne ha penalizzato il carattere, nemmeno quello sonoro, eliminando qualche trascinamento, sì, ma non il suono giusto che deve arrivare alle orecchie. Differenza in sella, beh, tutta la zona del passaggio delle gambe è stata ridisegnata, ma soprattutto chi ama questo genere di moto apprezzerà sicuramente il fatto che il manubrio si è allargato di 30 mm, quindi 3 cm non sono pochi, ma è anche più vicino a chi guida di 10 mm e più alto di 12, quindi per una posizione alla fine più rialzata e di miglior controllo. Il bicilindrico CP2 fa di tutto per non mettere in difficoltà chi lo guida, è pronto ma docile, obbediente a rispondere ai comandi del gas, non è mai sopra le righe, è sempre controllabile e consuma anche poco. Alla fine della nostra prova di 200 km su un percorso misto, il computer di bordo misurava 5,6 litri per 100 km, circa 18 km con un litro. Yamaha in questo segmento continua a credere in una moto analogica, non ci sono controlli di trazione sull'MT-07, manca il cambio elettronico ad esempio, e manca anche una frizione antisaltellamento, elementi che possono aiutare, anzi soprattutto possono aiutare un neofita. Questo alla luce di alcuni nuovi arrivi del segmento potrebbe essere un punto a sfavore della MT-07, anche se ovviamente in questo caso il prezzo è assolutamente vincente.
Apprezzo anche la scelta di aumentare il diametro dei dischi anteriori. Non c'è stata ovviamente una rivoluzione nella frenata, ma ora il comando richiede un po' meno di sforzo e tutto questo partecipa ovviamente a limitare lo stress di guida. Insomma, se nel 2020 l'MT-07 è stata l'ottava moto più venduta in Italia, motivo c'è e si capisce anche guidandola. Leggerezza e facilità di guida emergono subito, è una moto quasi funambolica per quanto è agile e reattiva. Il bello è che lei dimostra come si possa essere facili senza essere per forza delle moto noiose, perché il motore è davvero molto pronto, ben collegato al polso destro, con una curva di coppia molto azzeccata per questa cilindrata che spinge bene ai bassi e ai medi, appiattendosi un po' solo agli alti, ma comunque allungando fino a oltre 10.000 giri se si vuole. Il lavoro svolto da Yamaha sul modello 2021 è stato quindi di rifinitura, toccato dove serviva, migliorato dove si doveva. La scusa dell'aggiornamento all'Euro 5 è stata sfruttata per ritoccare quei piccoli punti deboli che avevano già segnalato nella versione 2018, quindi gomme poco performanti e manubrio un po' strettino, anche se secondo me anche questo nuovo resta comunque ancora un pochino strettino. Se a questo aggiungete un altro piccolo step dal punto di vista della qualità percepita, capite che l'aumento del prezzo di 200 euro da 6.799 a 6.999 euro alla fine ci sta. Meno di 7.000 euro per divertirsi su strada possono quindi bastare, o voi spendereste volentieri qualcosina in più per avere quei 2 o 3 elementi tecnici che iniziano ad affacciarsi in questo segmento? Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti.